Buongiorno a tutte ragazze, bentornate sul canale e benvenute in un nuovissimo tutorial. Ma prima di iniziare, come sempre, lasciate che mi presenti. Io sono Michela, questo è Michi & Dux, il canale dell'uncinetto dedicato alle principianti, ma non solo. E niente, oggi andremo a vedere insieme come realizzare questa semplicissima sciarpina, chiamata sciarpina Sophie dall'inventrice, dalla knitting designer che l'ha progettata per prima. E infatti all'origine era un progetto prettamente realizzato a maglia che poi è stato provato a riprodurre da diverse crochet designer a crochet, e questa è la mia personalissima versione nella quale ho voluto realizzare questa trama simil piede pull, perché so che vi è piaciuta tantissimo quando me l'avete vista indossata sul maglione che portavo in qualche video fa, nel video dei trend, dove tra l'altro io vi parlavo appunto di questa sciarpina. Quindi mi sono detta: perché non prendere due piccioni con una fava? Ho fatto sia la fantasia piede pull che appunto la sciarpina, che è di grandissima tendenza quest'anno. Prima di iniziare con il tutorial, come sempre, vi chiedo di mettere un bel like per incoraggiare questo canale, per farlo conoscere da sempre più persone e per conquistare il mondo con l'uncinetto. Lo so che lo fate per questo. Se siete davvero delle principianti, ragazze, non lasciatevi scoraggiare dal fatto che io abbia parlato di piede pull, che poi parlerò di griddle stitch, perché è tutto molto più semplice di come sembra. Semplicemente si tratta di una texture che si raggiunge lavorando una maglia bassa e una maglia alta, quindi semplicissimo. L'unica piccola difficoltà che potrete incontrare sarà quella del cambio colore portando con voi il filato che non stiamo utilizzando, ma vi spiegherò come fare nel tutorial e poi basterà semplicemente fare qualche prova per impratichirsi un po'. Dopodiché faremo qualche diminuzione, ma anche quella semplicissima. I filati che ho utilizzato io sono dei filati semplicissimi, 100% lana della Silke. Ovviamente voi potrete prenderlo di qualsiasi altro brand, l'importante è che se volete utilizzare sempre le mie stesse dimensioni, che prendiate un filato che si lavori con lo stesso numero di uncinetto, e ovviamente fate sempre anche un piccolo campione. Ancora un'ultima cosa, volevo ricordarvi che tutte le spiegazioni aggiuntive, le misure, il campione, tutte le spiegazioni dettagliate sono scritte qua sotto in descrizione, incluso il materiale che ho utilizzato. Mi raccomando, guardatelo, perché qua sotto scrivo veramente delle informazioni utilissime e che magari poi voi dopo mi andate a chiedere nei commenti, ma in realtà le risposte le trovate già tutte qua sotto. Ovviamente, per qualsiasi dubbio io rispondo sempre a tutte, quindi se comunque c'è qualcosa che non avete capito, lasciatemi un commento qua sotto che io vi risponderò sicuramente il prima possibile. Basta, adesso vi lascio davvero al tutorial. Per prima cosa ho deciso di utilizzare un uncinetto da 5 mm, nonostante il filato che sto utilizzando consigli un uncinetto 4,5 o 5. Perché faccio questo? Perché voglio che il mio lavoro risulti morbido. Essendo poi che lavoreremo comunque due filati insieme, perché un filato resterà sempre nascosto dietro l'altro, è bene secondo me utilizzare un uncinetto leggermente superiore rispetto a quello consigliato. Ovviamente dipende sempre anche dal vostro modo di lavorare. Se voi già di vostro lavorate molto largo, allora questo non sarà necessario, però tendenzialmente chi ha le prime armi tende a lavorare un pochino stretto, quindi vi consiglio anche a voi di provare con un uncinetto più grande. Comunque, come sempre, fate un campione per capire quale sia l'uncinetto più indicato per voi. Inizieremo il nostro lavoro realizzando la parte centrale, quindi prendiamo uno dei due gomitoli, è indifferente il colore col quale inizieremo, e cominciamo ad avviare le nostre catenelle. Inizieremo lavorando la parte centrale sulla sua lunghezza e sarà lunga 50 cm, quindi in base al mio campione io dovrò avviare 65 catenelle. Le specifiche delle tecniche del campione eccetera eccetera le trovate tutte qua nella descrizione, quindi non vi preoccupate se
in questo momento vi sfugge qualche cosa, troverete tutto bene scritto qua sotto. Ok, una volta realizzate le nostre 65 catenelle, ne andremo a fare ancora una per iniziare la nostra riga. Quindi siamo in un totale di 66 catenelle. Adesso inizieremo a lavorare il nostro griddle stitch, che è veramente il punto più facile del mondo. Semplicemente sarà un'alternanza di maglia bassa e maglia alta. Ovviamente saltiamo la prima catenella che abbiamo fatto, entriamo nella seconda catenella a partire dall'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Adesso nella seconda catenella lavoreremo una maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto, filo sull'uncinetto, porto fuori, abbiamo 3 anellini, filo, porto fuori i primi 2, filo, porto fuori gli altri 2. Ed ecco qua ragazzi, tutto qua. Adesso ricominciamo, alterniamo di nuovo una maglia bassa ad una maglia alta. Quindi maglia bassa, inserisco l'uncinetto, filo, porto fuori, filo e porto fuori entrambi gli anellini. Maglia alta, e maglia bassa. Maglia alta, e maglia bassa. Lavoro così tutta la riga. Una volta arrivate all'ultimo punto, dobbiamo fare il cambio colore. Quindi prendiamo l'altro gomitolo, terminiamo l'ultimo punto e andiamo a fare il cambio colore. Come al solito scartiamo un 10 cm di filo, quindi inseriamo l'uncinetto nell'ultima catenella, filo sull'uncinetto, portiamo fuori e a questo punto chiudiamo con il nuovo colore, in questo modo. Adesso siamo pronti per girare, ma non prima di aver lavorato la nostra catenella di svolta. Adesso il cambio colore l'abbiamo già visto in altri tutorial, ma questa volta abbiamo un piccolo livello di difficoltà in più. Perché? Perché dovremo portare con noi il filo rosa. E adesso vi spiego come. Giriamo il lavoro. Nelle nostre dita qua abbiamo il filo rosso, che è quello con cui dovremo lavorare, e il filo rosa lo portiamo dietro in questo modo. Quindi lo portiamo dietro e lo andremo a posizionare a filo delle nostre catenelle e lo blocchiamo poi con le dita. Quindi a questo punto dobbiamo iniziare il giro. Per iniziare il giro nel griddle stitch si inizia sempre lavorando l'opposto del punto sottostante. Quindi se noi abbiamo iniziato il giro rosa con una maglia bassa, adesso andremo a lavorare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto come al solito e quando prendo la mia catenella prendo anche il filo rosa che resterà sul retro, ok? Quindi
Dopodiché prendo il filo e porto fuori come sempre, prendo il filo, porto fuori 2, prendo il filo, porto fuori 2. Adesso lo rivediamo, ok? Quindi le cose a cui stare attente sono prima di tutto al griddle stitch. Come si fa per fare questa cosa? È molto semplice, guardiamo il punto che abbiamo lavorato sotto. Se prima abbiamo iniziato con una maglia bassa, qua inizieremo con una maglia alta. Adesso c'è una maglia alta, quindi noi lavoreremo una maglia bassa. Semplicissimo. La seconda cosa a cui prestare attenzione è prendere il filo che non stiamo utilizzando in questo momento insieme alla nostra catenella. Quindi inserisco l'uncinetto nella catenella, vedete? E allo stesso tempo prendo il filo rosa. Quindi filo sull'uncinetto, porto fuori, filo sull'uncinetto e porto fuori. Ho fatto la mia maglia bassa. Vedete che il filo rosa resta veramente completamente nascosto all'interno della nostra lavorazione. Adesso lo rivediamo ancora una volta da più vicino. Comunque basta far finta che le nostre catenelle e il nostro filo non utilizzato siano una cosa unica. Quindi io porto il filo sull'uncinetto, prendo insieme tutto quanto, filo, porto fuori e termino il mio punto come sempre. Qua nel giro precedente avevamo una maglia alta, quindi maglia bassa, inserisco prendendo insieme filo e catenella, filo rosso sull'uncinetto, porto fuori ed ecco qua che abbiamo fatto la nostra maglia bassa. So che all'inizio può sembrare leggermente difficile, ma è tutta questione di manualità. Il segreto sta nel tenere bene insieme il lavoro e il filo che non stiamo utilizzando. Dopodiché sopra lavoriamo come siamo abituati a fare. Filo, prendiamo tutto ed ecco qua. Quindi lavoriamo in questo modo alternando una maglia bassa ad una maglia alta, nascondendo il filo del colore precedente dentro la nostra lavorazione fino alla fine di questa riga. Ok, siamo giunti quasi alla fine dove dovremo fare nuovamente un cambio colore, esattamente come abbiamo fatto nel giro precedente. Ok, questa volta, proprio perché è esattamente l'opposto del giro precedente, termineremo con una maglia alta. Filo sull'uncinetto, prendo la catenella e il filo rosa, perché comunque va sempre nascosto, porto fuori i primi 2 anellini. Adesso cambio il colore, prendo il filo rosa e porto fuori gli ultimi 2. Quindi sono pronta per iniziare il nuovo giro con una catenella di svolta nel colore rosa. Quello che faccio io per non avere problemi con i miei gomitoli è che quello col quale sto lavorando lo tengo sempre sulla mia sinistra, quindi in questo senso qua, che è il senso dove va la mia lavorazione. Quello che invece è per il momento in stand by lo tengo a destra, altrimenti rischiamo di fare un pasticcio. Ok? Una volta che sono risistemata bene per cominciare, faccio esattamente come prima. Il filo rosso
lo porto sul retro del mio lavoro e lo tengo unito e con rosa inizio a lavorare. Allora, prima abbiamo iniziato con una maglia alta, quindi adesso inizieremo con una maglia bassa. Inserisco l'uncinetto, prendo la catenella e allo stesso tempo il filo rosso che dovrò nascondere, filo sull'uncinetto con rosa, porto fuori e porto fuori. Adesso maglia alta, prendo sempre tutto insieme e porto fuori 2 volte la maglia alta. Sotto abbiamo una maglia alta, quindi farò una maglia bassa. E così via, anche per questa riga. Ecco, fate attenzione a non confondervi nell'alternanza, che lavorando in velocità potrebbe accadere. Infatti adesso io mi stavo sbagliando e stavo facendo 2 maglie alte. Prestate molta attenzione a questa cosa, altrimenti il nostro piede pull non verrà bene. Eccoci di nuovo qua, arrivati alla fine della riga. In questo caso terminiamo con una maglia bassa, quindi inserisco l'uncinetto prendendo sia gli anellini del punto precedente che il colore che non sto utilizzando, prendo il rosa, porto fuori e per concludere eseguire il mio switch tra un colore e l'altro, prendo il filo rosso e porto fuori. Ok? Adesso catenella di svolta, giriamo. Vedete come la nostra trama già inizia a vedersi, questo bellissimo piede pull che si forma alternando i colori con questa semplicissima alternanza di maglia bassa e maglia alta. E siamo pronti per ripartire con il colore rosso. Come vi ho detto in precedenza, porto il colore che non utilizzo sulla destra, il colore che utilizzo sulla sinistra e ripartiamo con una maglia alta rossa. Per questa parte centrale è veramente tutto qui. Dovremo continuare in questo modo per un totale di 14 giri, quindi qua ne abbiamo già fatti 1, 2, 3, 4, ancora per 10 giri. Quindi ci vediamo tra poco per vedere poi come procedere. Ok, siamo arrivati alla 14ª riga, quindi l'ultima. La lavoriamo proprio esattamente come abbiamo fatto per le altre e avremo terminato la nostra parte centrale. Dopodiché andremo a lavorare i laterali. Adesso ciò che andremo a fare sarà andare a sviluppare i 2 laterali che andranno piano piano a diminuire e vediamo come. Allora, io ho deciso di fare le 2 parti che scenderanno così lateralmente, metà rosso e metà rosa, così perché mi piace, è un mio gusto personale. Voi ovviamente potete decidere di farlo come più vi piace. Come potete vedere questo punto è double face, da un lato sarà più preponderante il rosso mentre dall'altro sarà più preponderante il rosa, quindi secondo me quando poi lo andremo ad annodare intorno al collo, i 2 laterali ancora uno rosso e uno rosa farà ancora un gioco di colori ancora più bello. Ora inizierò a fare il lato rosso, quindi per prima cosa taglio il filo rosa lasciandone un pezzettino perché poi andremo a nasconderlo nella trama del lavoro e continuo a lavorare con il filo rosso che è ancora
agganciato dove lo abbiamo lasciato prima. Ora andrò a lavorare sempre con il griddle stitch, quindi alternando una maglia alta ad una maglia bassa, un punto per ogni riga precedente. Quindi qui abbiamo la prima riga, cioè che poi in realtà sarebbe l'ultima che abbiamo fatto prima, eseguo 2 catenelle e nell'ultima maglia, quindi agganciando proprio interamente l'ultimo punto di questa riga, vado a lavorare una maglia alta. Qua abbiamo l'altra riga rosa, quindi prendendo interamente l'ultimo punto di questa riga andiamo a fare una maglia bassa. Qua abbiamo la riga rossa, maglia alta, anche qua aggancio tutto il punto, riga rosa, maglia bassa e continuo così fino alla fine. E qua concludiamo l'ultimo punto con una maglia bassa. Adesso catenella di svolta, giriamo il lavoro e sempre con il colore rosso faccio ancora una catenella perché iniziamo con una maglia alta, vado a lavorare una maglia alta perché abbiamo terminato con una maglia bassa. Esattamente come facevamo prima quando avevamo il cambio di colore, però in questo caso il griddle stitch sarà tinta unita. Quindi lavoro girato, catenella, 2 perché il giro precedente abbiamo iniziato con una maglia bassa e quindi lavoriamo una maglia alta. Comunque il griddle stitch tinta unita anche è davvero bellissimo, quindi se voi non avete voglia di fare il bicolore potete tranquillamente andare di griddle stitch tinta unita perché è veramente molto bello a mio avviso. È una texture particolare, double face e semplicissimo. Quindi abbiamo lavorato 3 giri, adesso ne faremo ancora 3 per un totale di 6 giri. Una volta terminata questa sesta riga, inizieremo con una prima diminuzione perché piano piano la nostra sciarpina andrà a stringere. Le diminuzioni, indipendentemente dal fatto che abbiamo terminato con una maglia alta e una maglia bassa, le lavoreremo tutti in questo modo. Inseriamo l'uncinetto nella prima maglia che incontriamo, filo sull'uncinetto e portiamo fuori. Inseriamo nuovamente l'uncinetto nella maglia accanto, filo sull'uncinetto e portiamo fuori tutti e 3 gli anellini insieme. In questo modo, vedete, abbiamo fatto una diminuzione. Ve la faccio vedere ancora una volta.
quindi catenella per la svolta, inseriamo l'uncinetto nel primo punto, filo sull'uncinetto, portiamo fuori, inseriamo l'uncinetto nel punto accanto, filo sull'uncinetto, portiamo fuori, filo e portiamo fuori tutti e tre gli anellini. Qua sotto, come potete vedere, abbiamo una maglia alta, quindi lavoreremo una maglia bassa, una maglia alta, una maglia bassa, una maglia alta, così finché non arriviamo agli ultimi due punti dove faremo un'altra diminuzione. Ancora una maglia alta e qua, come potete vedere, abbiamo gli ultimi due punti. Inseriamo l'uncinetto, filo, portiamo fuori, lo inseriamo in quello accanto, filo, portiamo fuori, filo, portiamo fuori tutti e tre gli anellini. A questo punto abbiamo fatto una diminuzione e qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 punti. Attenzione a non scambiare questa per un punto, perché in realtà è la catenella che lavoriamo all'inizio della svolta. Adesso lavoriamo un giro normale senza diminuzioni, quindi qua dobbiamo iniziare con una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, una maglia bassa, tre, 6, 9, 12, ok. Facciamo ancora un terzo giro senza diminuzioni. Lavorate queste 3 righe senza diminuzioni, è di nuovo il momento di fare una diminuzione esattamente come prima. Quindi uncinetto nel primo punto, filo sull'uncinetto, uncinetto nel secondo punto, filo e portiamo fuori tutti e tre. Dopodiché qua abbiamo una maglia bassa, quindi io lavorerò una maglia alta e alterniamo fino a che non raggiungiamo gli ultimi due punti dove andremo a fare la nostra diminuzione. Quindi maglia bassa e qua abbiamo la diminuzione. Inseriamo l'uncinetto ed ecco qua. Ora lavoreremo altri 2 giri senza diminuzione. Siamo al termine di queste 3 righe, quindi è il momento di nuovo di una diminuzione. 1, 2, porto fuori tutti e 3, lavoro la mia riga tranquillamente come sempre. Fino a che non raggiungo gli ultimi 2 e diminuisco. A questo punto ho 8 maglie. Di nuovo lavoro altre 2 righe
un totale di 3 da 8, quindi adesso di nuovo giro di diminuzione dove passeremo da 6 a 8, da 8 a 6, scusate. Siamo agli ultimi 2 e faccio la diminuzione, quindi qui abbiamo 6 punti. Adesso di giri senza diminuzioni ne lavoreremo altri 9, quindi un totale di 10 giri da 6 punti. Ok, ho finito di lavorare le mie 10 righe, quindi è di nuovo momento di diminuzione. E ultima diminuzione, quindi rimaniamo con 4 punti, 1, 2, 3 e 4. E adesso lavoreremo 5 giri da 4 punti. Terminati i miei 5 giri faccio quest'ultimo giro di diminuzione dove passo da 4 a 2. Praticamente lavoreremo solo le diminuzioni, quindi una diminuzione e 2, e qua abbiamo 2 punti che restano e lavoriamo. Possiamo finire tutto in maglia bassa, ecco. E lavoreremo quindi 10 righe da 2 punti. Non vi preoccupate se risulta così frastagliato, perché adesso andremo a ridefinire tutto bene il bordino. Arrivata a questo punto prendo le mie forbici e taglio il filo e vado a riagganciarmi con il filo all'inizio del nostro pezzo laterale. Quindi lo vediamo bene qua dove si trova l'inizio. Vado ad agganciarmi con l'uncinetto, lavoro una catenella con entrambe le estremità dei fili in modo da fissarlo. Adesso prendo solo il filo che mi serve per lavorare, l'altro lo tengo dietro, lo andremo a nascondere dopo, e lavoro
una maglia bassa per ogni punto che incontro, cioè per ogni punto di ogni riga che incontro. Questo è l'ultimo punto della riga verticale, inserisco ed eseguo una maglia bassa e faccio questo per tutto il bordo del mio pezzo laterale in modo da renderlo bello definito. Vedete la differenza? Ok, è arrivata di nuovo dalla parte opposta, quindi alla fine lavoro l'ultima maglia bassa, anzi direi fino a qua, così almeno ecco rimane ben definito. Taglio e sfilo, dopodiché mi occuperò di nascondere anche questa codina, però vedete come rimane molto più bello. Adesso tutto quello che abbiamo fatto per questa parte rossa andremo a farla dall'altra parte, ma con rosa. Ok, ho finito qua anche tutto il giro del bordino rosa. Ovviamente vi ho saltato tutta questa parte per non annoiarvi ragazze, se no diventava troppo lungo. Sfiliamo e adesso con un ago da lana, adesso prendo un ago da lana e vado a nascondere tutte le codine. Che bello, com'è divertente nascondere tutti i fili a fine lavoro, vero? E vedete, faccio passare l'ago un po' così a zigo-zago all'interno del lavoro, così che il filo venga poi nascosto nella trama, che è completamente sparito all'interno. Faccio così, cerco di lavorare anche un po' in cerchio, in modo che comunque lavorando in cerchio si va anche a fissare meglio. E a questo punto lo taglio. Ecco qua. Faccio questa cosa con tutti i fili in eccesso. Ok ragazze, la nostra sciarpina è terminata. Guardate qua che carina. Poi ovviamente in questo senso vediamo di più la preponderanza del rosa, in questo senso invece vediamo di più il rosso. Poi secondo me col fatto che abbiamo le due codine di colori opposti questa cosa la rende ancora più carina. Vi ringrazio molto per aver seguito il tutorial fino a qui e noi ci vediamo nel prossimo video.